Oggi parliamo di uno dei temi che mi stanno più a cuore. Parliamo di etica, parliamo dei bias di genere e di altro tipo. Parliamo del fatto che è fondamentale che le donne siano coinvolte nella creazione di questi sistemi, non solo come utilizzatrici di questi sistemi. Ma la prima domanda è: perché parliamo così tanto di etica con l'intelligenza artificiale? Io è 30 anni che faccio l'informatica e mai come negli ultimi anni sento parlare di etica, di teologia, di responsabilità. La risposta è nelle lezioni che abbiamo già fatto. Mentre prima era l'uomo che decideva come trasformare un input in un output, quindi c'era un algoritmo, oggi questi sistemi decidono da sé. Decidendo da sé, la domanda che ci poniamo è etico l'uso che fanno di quei dati? Ma quei dati eticamente sono corretti o sono dati che includono a priori dei bias? Post pandemia tutti noi siamo stati letteralmente impattati dalle tecnologie. Le tecnologie c'erano anche prima, ma non erano entrati così tanto nella vita di tutti noi. Pensate ad esempio al fatto che facciamo ormai le docenze online, piuttosto che possiamo fare interazioni fra di noi online. La formazione, il lavoro, siamo andati a lavorare a casa, il remote working. La tecnologia quindi sta entrando pesantemente nelle nostre vite di tutti i giorni. Io sentivo prima parlare di realtà, come dire, virtuale, no? Si diceva la realtà virtuale. Questa non è una realtà virtuale, è digitale, ma è reale. Se noi pensiamo ad esempio alla generazione X, nativi digitali che sono nati con queste tecnologie intorno a loro, la domanda è: hanno la stessa percezione che abbiamo noi adulti? E la risposta è no. Per loro quella è la loro vita, non è uno strumento in più. E allora ci dobbiamo porre: ma questi sistemi possono creare delle discriminazioni? Possono colpire determinate, categorie piuttosto che determinate libertà? E la risposta è sì. La tecnologia non è neutra. Quando Asimov parlava dei robot, la prima legge di Asimov era: un robot non deve mai danneggiare un uomo, mentre purtroppo sappiamo che i robot volanti, i droni, oggi uccidono le persone. Quindi eticamente stiamo usando un modo sbagliato la tecnologia. La tecnologia è come un coltello: io posso usarlo per sbucciare la mela, per mangiare la frutta, o posso fare del male alle persone. E allora la domanda che ci dobbiamo porre è: ma perché parliamo quindi di etica e non di legalità? Perché l'uso del drone è legale, l'uso del drone per ammazzare le persone in guerra è legale, ma è etico? Mentre prima, quando si andava in guerra, c'erano due persone che si scontravano e vinceva la forza fisica, ora di fatto vince la forza tecnologica, e basta che una nazione sia tecnologicamente più avanzata rispetto all'altra che automaticamente capiamo che le guerre addirittura saranno di tipo tecnologico. Si parla infatti sempre più di tecnocrazie, e le tecnocrazie non sono più stati, ma sono aziende. Sono aziende che hanno la capacità di manipolare i nostri dati, di utilizzare i nostri dati, spesso a fin di bene. Quindi se io ho un navigatore che di notte mi porta in un posto in un modo sicuro, io amo quella tecnologia. Ma se lo stesso navigatore viene usato magari da un fidanzato geloso, da un marito generoso, per monitorarmi e poi farmi del male, è chiaro che quella tecnologia eticamente sta venendo usata in un modo sbagliato. Quindi abbiamo l'etica su più livelli: l'etica dell'uso della tecnologia, ma abbiamo detto che questi sistemi imparano dai dati, quindi la qualità dei dati diventa fondamentale. Abbiamo anche detto che questi sistemi, proprio perché si appoggiano al nostro modello del cervello, sono, si dice, una black box, cioè sono poco trasparenti, sono poco accountable, si capisce poco esattamente come funzionano. E tutta la ricerca del futuro su questi sistemi sarà proprio sulla loro capacità di spiegare
perché hanno preso determinate scelte, perché hanno preso determinato articolo piuttosto che un altro. Tornando al concetto dei dati, chi sceglie questi dati? Abbiamo detto che l'85% di questi sistemi è in mano agli uomini. Questi uomini quindi scelgono i dati in base alla loro conoscenza, alla loro percezione. Se degli uomini devono scegliere ad esempio i dati per un sistema solo a menopausa, è chiaro che non hanno la conoscenza femminile per poter scegliere quali dati mettere nel sistema. Ma tutto il mondo non è neutro dal punto di vista genere o dal punto di vista religione. Se io vedo una realtà, una donna un po' sbracciata, per me che vivo in Italia mi sembra normale. La stessa persona magari in un contesto islamico può sembrare non opportuno. Quindi stiamo parlando di sensibilità, di prospettive, di visioni differenti. La stessa cosa che per noi è una cosa orrenda, l'infibulazione delle bambine, in alcune culture è una cosa che si tramandano le donne fra di loro. La realtà che viviamo è piena di bias. Questa realtà viene trasformata in dati. Questi dati vanno in pasto alle nostre reti neurali con cui prendono decisioni. Quindi se la realtà è piena di bias, io ho una propagazione dei dati che mi influenza in un modo negativo. E se noi donne non partecipiamo alla creazione di questi sistemi, i cosiddetti unconscious bias degli uomini si propagano nei sistemi. È fantascienza? No, basta che voi facciate una domanda a un traduttore a tradurre una frase semplice: The doctor was an expert, e lui vi tradurrà: il dottore maschio era un esperto. The nurse was an expert, quindi l'infermiera, tradurrà, femminile, è un'esperta. Quindi addirittura nelle traduzioni abbiamo intrinseco il concetto di genere, il concetto di una segregazione. Se voi provate ad esempio a chiedere a ChatGPT di disegnarvi una persona di successo, vi rappresenterà un uomo bianco, elegante, perfetto, senza disabilità, anche caruccio. Dopo n iterazioni, se gli dite non mi presentare un uomo, presentami una donna, vi presenterà una donna, sì, ma bianca, alta, snella. Quindi questi sistemi, proprio perché si appoggiano a un concetto di libreria, di linguaggio, statisticamente vengono allenati con dati pieni di bias e di conseguenza le risposte saranno piene di bias. Quindi ho bias nei dati storici che vengono replicati nelle mie decisioni. E allora come fare a creare sistemi etici ed inclusivi? Fondamentale sin dall'inizio del progetto includere le minoranze, non solo le donne, ma magari le persone di colore, ma magari le persone con un'altra religione, in modo che i dati siano arricchiti e in un modo multidisciplinare. Ad oggi i sistemi quasi sempre vengono creati da un gruppo di giovani uomini che appartengono tutti alla stessa cultura, allo stesso ambiente, ed è chiaro che i sistemi che creano sono molto, si dice narrow nel senso stretto come risposte. Se nel contesto che prendo, nel mondo farmacologico, nel mondo medico, ci sono anche delle linee guida etiche, ovviamente le dobbiamo coinvolgere. Se poi esistono addirittura delle leggi, vedi nel mondo europeo il GDPR, ovviamente dobbiamo tenere in considerazione queste leggi. Ed è arrivata una nuova legge in Europa, che è l'AI Act, che proprio dice cosa non è legalmente, quindi non più eticamente, accettabile con l'uso dell'AI. E ad esempio la sorveglianza di massa, quindi poter vedere tutte le persone o attraverso delle telecamere o attraverso i loro dati delle vendite, fare sorveglianza di massa per fini commerciali o fini addirittura nocivi. È chiaro che se noi parliamo di questi contenuti, tutti sappiamo che a parte la internet che tutti conosciamo, esiste il deep
internet c'è il black, quindi c'è tutta una serie di dati pornografici, pedopornografici, di tratti. Questi dati sono vietati. L'uso di questi dati nei sistemi è assolutamente vietato. E allora diventa ancora più importante che noi donne ci siamo, perché se noi deleghiamo agli uomini la creazione del futuro, la creazione di questi sistemi, le creazioni decisionali, stiamo creando un modello, un twin si dice, di una realtà che non ci piace, dove c'è violenza. Noi sappiamo che una donna su 3 nel mondo subisce violenza, dove nei videogame vediamo questa aggressività, questa mascolinità, dove vediamo in tutto il mondo nostro questo patriarcato. Se questi dati, questi stereotipi, questi bias vanno nei nostri sistemi, allora questi sistemi diventano addirittura nostri nemici e ostili. E quindi io spero davvero con tutto il cuore che più donne vogliano metterci la testa e studiare questi sistemi. Come le nostre nonne, le nostre mamme hanno dovuto imparare a guidare o hanno dovuto imparare a lanciare una lavatrice e una lavastoviglie, noi dobbiamo imparare a interagire con questi sistemi e non aver bisogno del badante tecnologico, ma essere autonome. Grazie.